Soffermiamo la nostra attenzione sul nostro microbiota orale, dando importanza alla qualità del nostro microbiota orale, la capacità di sopravvivenza che hanno all'interno della nostra bocca denti e gengive, in particolar modo dei denti che abbiamo già sottolineati essere attaccato dal biofilm vecchia placca batterica che noi non riusciamo ad eliminare naturalmente perché non abbiamo quel processo di desquamazione che avviene a livello della pelle e delle mucose che dà vita alla perdita della superficie cutanea che noi perdiamo come la muta di un serpente e lo stesso a livello delle mucose che vanno a costituire le cellule epiteliali della mucosa intestinale insieme alle cellule della flora batterica intestinale o del microbiota intestinale come oggi lo sappiamo deve essere chiamato, vanno a costituire insieme al cibo digerito ma non assorbito, insieme all'acqua, il nostro materiale fecale. Quello che voglio sottolineare l'attenzione oggi è quella sulla una glicoproteina importantissima che noi oggi possiamo utilizzare per mantenere il nostro microbiota orale. Questa glicoproteina importantissima è la lattoferrina o lattotransferrina perché fa parte della famiglia delle trasferrine che viene utilizzata nell'ambito di una linea di igiene orale dalla Forans con l'obiettivo di svolgere un'azione antimicrobica e ferrotrasportatrice. Sappiamo che questa lattoferrina, come dice il termine, fu scoperta da Sorens negli anni nel 1939 all'interno del lattovaccino ed è un enzima tipico, cioè che caratterizza il latte ed è presente anche in altre secrezioni del nostro corpo, quali le lacrime e la saliva. E questo enzima è importantissimo nell'inizio della nostra vita terrena, al momento della nascita, perché nostra madre con il colostro, cioè la prima montata lattea, ci dà con la prima poppata, oltre a tutte le immunoglobuline passive che danno l'immunità passiva, le sue immunoglobuline, dà anche questa lattoferrina che è fondamentale nel piccolo neonato perché permette praticamente e favorisce l'assorbimento del ferro che sappiamo essere nel neonato ovviamente il minerale più deficitario, però sappiamo che il neonato è ricco perché ha accumulato un tesoretto di ferro durante la vita fetale, sottraendolo praticamente da quello che è il latte, il sangue materno, attraverso il sangue, la circolazione placentale. Quindi capiamo quanto sia importante questa lattoferrina fin dal momento della nascita perché la lattoferrina che viene data praticamente dal latte materno serve a svolgere un'azione importantissima contro le infezioni batteriche e fungine e non solo, ma anche contro le infezioni virali. Poi spiegheremo perché e le proprietà antimicrobiche della lattoferrina sono principalmente dovute alla sua capacità di legare il ferro, sottraendolo a quelle specie batteriche, in particolar modo specie batteriche come le Escherichia coli, che sono importantissimi, ma non solo nell'ambito del microbiota orale, ma anche nel microbiota intestinale, soprattutto la somministrazione di lattoferrina che noi diamo a livello orale, questo pasta dentifricia, ma non solo la pasta dentifricia, ma anche le compresse dedicate da sciogliere in bocca che sono il Gengifor insieme al dentifricio che è lo che crea questo scudo naturale deve essere lasciato come le pastiglie sciogliere in bocca. Questo una volta applicato sui denti lavati per rimuovere il biofilm viene lasciato massaggiandolo con lo spazzolino in modo corretto secondo la tecnica di Bass nelle mucose, cioè nelle gengive e negli spazi interprossimali, casomai portato con il filo interdentale, lasciato lì per almeno mezz'ora e poi si può risciacquare. Io personalmente lo lascio, l'ultimo prodotto che uso la notte lo lascio a dimora
durante tutta quanta la notte, non ripasso lo spazzolino per pulire le mucose gengive, do una piccola sciacquata dell'eccesso di materiale, di schiuma che si forma e praticamente mantengo sulle mie gengive queste. Perché? Perché praticamente esso è fondamentale nel combattere praticamente non solo batteri praticamente gram negativi, ma proprio dei gram negativi va ad agire in modo diciamo batteriostatico, praticamente sottraendo il ferro, perché lei lega il ferro con una capacità doppia rispetto alla trasferrina naturale che noi abbiamo per trasportare dalla ferritina al midollo osseo dove viene formata l'emoglobina e darà il ferro M. Si usa la trasferrina praticamente che è la proteina trasportatrice dai depositi di ferritina agli utilizzatori come il midollo osseo. La lattoferrina, che è una trasferrina, ha una capacità doppia di legare il ferro, sottraendolo quindi alla moltiplicazione e all'adesione sulla mucosa intestinale di batteri come l'Escherichia coli. Inoltre ha un'azione antibatterica diretta, cioè battericida, grazie alla capacità di ledere gli strati esterni, più esterni della mucosa della membrana cellulare, dove ci sono i lipopolisaccaridi, i famosi LPS, di alcune specie batteriche gram negative. Quindi proprio questa capacità di andare a combattere la flora batterica putrefattiva fa sì che la lattoferrina venga ampiamente utilizzata già da tempo dall'industria alimentare per proteggere le carcasse degli animali dall'azione dei batteri che avvengono dall'esterno. E la lattoferrina praticamente è fondamentale per proteggere tantissime mucose, in particolar modo dagli attacchi dei patogeni esterni. Inoltre, la lattoferrina, già lo dicevamo, ha un'azione antivirale importantissima in quanto ha la capacità di legarsi ai glicoso-amminoglicani della membrana plasmatica, prevenendo l'ingresso dei batteri all'interno delle cellule, impedendo l'ingresso dei batteri all'interno delle cellule. Se noi, è brutto dire questa cosa, ma dobbiamo capire che se noi utilizziamo la lattoferrina prima di avere contatto con un soggetto affetto da patologie come l'herpes simplex, il citomegalovirus che è quello del bacio o l'HIV, noi praticamente avremo una maggiore capacità grazie all'effetto antivirale della lattoferrina legato alla sua capacità di legarsi ai glicoso-amminoglicani della membrana plasmatica e impedendo la penetrazione all'interno delle cellule, delle nostre cellule, di eventuali virus trasmessi dal nostro partner, dall'altra persona, in termini di herpes simplex, di citomegalovirus e di HIV. Quindi capiamo quanto sia importante la lattoferrina, che oggi viene studiata anche come agente antitumorale grazie alla sua capacità praticamente a livello di laboratorio di aver dimostrato la capacità di ridurre lo sviluppo praticamente di agenti tumorali. E la capacità della lattoferrina, lo ripetiamo, è 2 volte superiore di legare lo ione ferrico F3+ rispetto alla trasferina, che è la proteina plasmatica che noi abbiamo e utilizziamo per il trasporto del ferro nel torrente circolatorio. Diciamo che l'attività di questa proteina rimane attiva anche nell'ambiente acido e in presenza di enzimi proteolitici. Questo diventa fondamentale, perché se la lattoferrina non fosse in grado di essere, diciamo, efficace, questa lattoferrina non fosse in grado di essere efficace anche in presenza di enzimi proteolitici, capiremmo che a livello del cavorale la presenza dell'aptialina e dell'isozima potrebbero, come a livello potrebbero determinare la sua distruzione. Invece
essa continua a essere, diciamo, importante. E ricordiamo quanto sia importante nel piccolo bambino contro le infezioni gastroenteriche la lattoferrina, che viene, diciamo, trasmessa attraverso il latte materno, e quindi un ulteriore elemento barriera di difesa, oltre alle immunoglobuline, in modo specifico la lattoferrina, in particolar modo contro i gram negativi, sottraendo il ferro e impedendo l'adesione di questi alle pareti. Quindi la lattoferrina contro i virus impedisce la penetrazione della cellula, ai batteri gli toglie il substrato, impedendo la loro moltiplicazione e la loro adesione alle pareti cellulari. Anzi, la lattoferrina non solo esplica questa azione contro i batteri patogeni come la potenzialmente patogeni come le Escherichia coli, ma ha un'azione prebiotica, perché favorisce la crescita dei probiotici come lattobacilli e bifidobbatteri. Infatti esso viene sempre associato, oltre che con i FOS, anche con i probiotici, proprio per avere una maggiore efficacia. Quindi possiamo dire che la lattoferrina per noi diventa fondamentale rispetto alla clorexidina, che distrugge tutto. La lattoferrina invece ha un'azione specifica contro i batteri patogeni, contro i virus, aumenta le difese del nostro organismo contro virus, contro batteri, e la lattoferrina addirittura ha questa azione probiotica che favorisce, prebiotica, che favorisce la crescita dei probiotici. E inoltre si è visto che la lattoferrina, e qui mi vorrei soffermare soprattutto per i colleghi odontoiatri che mi stanno ascoltando, ha proprietà promotrici sull'attività di osteoblasti e condrociti, che sono le cellule deputate alla rigenerazione ossea, oltre che al tessuto cartilagineo e condrociti. E diventa fondamentale questo stimolo che fa la lattoferrina, per quanto diventa importante nella guarigione dei siti implantari e dei siti post-estrattivi. Quindi è vero che noi dobbiamo espletare un'azione germ-free sui nostri siti post-estrattivi e implantari nella fase di guarigione del tessuto epiteliale che chiude la ferita, però poi è importante mantenere durante il processo di guarigione successivo, ma soprattutto quando noi andremo in riapertura dei nostri siti implantari, somministrare una pasta dentifricia che lasciamo a dimora, che trasporti la lattoferrina e che dia un stimolo all'attività osteoblastica, perché i nostri siti implantari all'intorno dei nostri impianti, come tutto l'osso del nostro tessuto osseo del nostro organismo nella sua totalità, subisce un processo cosiddetto rimodellamento. Quindi fornire un enzima che esplichi un'azione di stimolo nell'attività osteoblastica per noi diventa fondamentale, quindi noi lo consigliamo. Capiamo quanto sia importante la lattoferrina anche a livello diagnostico, perché noi possiamo andare a valutare le concentrazioni di lattoferrina all'interno delle feci e valutare così l'eventuale presenza di malattie infiammatorie intestinali, del morbo di Crohn o della malattia ulcerosa dove c'è perdita ematica, e sono infatti delle patologie che si accompagnano ad un aumento della lattoferrina a livello fecale. Quindi la lattoferrina diventa fondamentale, lo ripetiamo, per contrastare praticamente le infezioni, grazie alle sue proprietà antinfettive, immunomodulanti e promotrici di una corretta ecologia intestinale, e quindi nel favorire il microbiota umano sia a livello intestinale e tant'altro a livello praticamente del microbiota orale. Addirittura possiamo ribadire che nell'ambito di terapie antibiotiche questa lattoferrina ha dimostrato una attività che favorisce l'azione degli antibiotici, favorendo la crescita delle colonie probiotiche, e quindi in sinergia con la terapia antibiotica aumenta la capacità dei nostri antibiotici e esplica un'azione sinergica con i probiotici, promuovendo la
crescita di ceppi intestinali benefici come lattobacilli e bifidobatteri che dipendono meno dalla disponibilità di ferro. Quindi togliendo il ferro ai batteri patogeni e lasciando quindi crescere terreno e spazio ai batteri nostri amici, la nostra flora batterica intestinale, i nostri probiotici importanti, il nostro microbiota umano, che non ha bisogno di una disponibilità di ferro, la lattoferrina sottrae terreno ai nemici e dà spazio di crescita ai nostri lattobacilli e bifidobatteri. Quindi dobbiamo dire che la lattoferrina oggi rappresenta un valido aiuto per il microbiota intestinale. Oggi la Forans rappresenta un'azienda leader. Consiglio a tutti l'utilizzo di queste paste dentifricie con azione specifica sul nostro microbiota orale, lasciandoli in sede, perché l'azione che esplica la lattoferrina, lo capirete, non si limiterà soltanto a quella del vostro cavo orale, ma a quello di tutto il corpo, e il segnale sarà che voi basterà fare questo: aspirare dai vostri solchi gengivali e spazi interprossimali il liquido salivare, il clavicular fluid che è presente, e non avrete più quel cattivo odore, quell'odore tipico putrefattivo dei batteri anaerobi. Spero con questo di avervi portato un ulteriore contributo alla vostra conoscenza sia come pazienti sia come colleghi, e spero con questo praticamente che la ricerca scientifica sempre sia sostenuta da noi colleghi e soprattutto arrivi forte e chiara come messaggio ai nostri pazienti. Vi ringrazio per questa vostra attenzione e vi auguro a tutti buona domenica.